Lei è Brave 7, action cam di Akaso, che vanta un ottimo 4K, una fotografia a 20 megapixel, stabilizzazione video e tutto questo con un prezzo che è la metà o meno della GoPro. Ma ne varrà la pena davvero? Andiamo a scoprirlo in questo video dopo una settimana di utilizzo. Ciao a tutti ragazzi e bentornati o benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qui con questa action cam prodotta da Akaso, un'action cam economica comunque per il prezzo, con ottime prestazioni. Oggi andremo a scoprire se ne varrà davvero la pena acquistarla oppure no. Per non annoiarvi con termini tecnici e molto altro, andremo direttamente al sodo parlando di pregi e difetti di questa piccolina. Prima cosa che salta secondo me all'occhio è l'estetica, che è un ibrido fra una DJI Osmo Action e una GoPro. Guardatela un po' se non assomiglia appunto a queste tipo di action cam. È formata principalmente da 3 pulsanti, uno qua in cima che ci permetterà di essere premuto una volta per avviare la registrazione. Se invece teniamo premuto andremo ad accendere la nostra action cam, come potete vedere. Troviamo altri 2 pulsanti laterali che ci permetteranno di, se clicchiamo quello sotto mentre l'action cam è attiva, ci permetterà, tenendolo premuto, di attivare lo schermettino qua. Sì, perché anche questo schermettino ci permetterà di vedere la ripresa. Vi faccio subito vedere come funziona. L'unica cosa che ho notato è che se io vado ad attivare questo schermo qua davanti, tenendo premuto, adesso vedete che si attiva, voi vedrete appunto con cosa sto registrando, questo schermo di qua si spegnerà. Non capisco se questa scelta è dovuta a un risparmio di batteria o altro. In modalità foto questi 2 pulsanti qua ci permetteranno di fare uno zoom ulteriore alla foto. Guardate un po' che riesce a zoomare. Invece il pulsante sopra, se tenuto premuto, ci permetterà di switchare da foto a video. È circondata da microfoni, ne dispone uno qua e mi pare uno qua sotto nascosto. Parleremo della parte microfoni dopo, perché questa è una piccola pecca di questo action cam che andremo a affrontare più avanti. Possiamo notare che dispone di uno scatolotto qua sotto dove è presente la batteria. Qua lateralmente abbiamo un'entrata USB-C e l'entrata della micro SD. Un'altra cosa che ho notato su questa action cam è che ci permette di svitare la ghiera dell'action cam. Secondo me più avanti, non so se sono già disponibili, non ho guardato sul sito, ci daranno la possibilità di attaccare dei filtri, magari degli ND o degli filtri UV quando andiamo a registrare. Parliamo delle prestazioni. Abbiamo un 4K fino a 30 fps in registrazione NTSC e un 4K a 25 fps se facciamo la registrazione in PAL. Che differenza c'è tra queste due registrazioni? La differenza sostanziale è che la registrazione in PAL ha una qualità un po' superiore rispetto alla NTSC, quindi vi consiglio di rimanere in PAL. Tanto in registrazione di tutti i giorni come vlog camera 25 fps andranno benissimo. Ci dà la possibilità di fare rallenti in 1080 120 fps, quindi per niente male, e un super rallenti in 720 a 240 fps. Ottimo rallenti, anche se magari la qualità qui non sarà troppo alta, quindi vi consiglio piuttosto, se volete fare un rallenti, 120 fps, che la qualità comunque rimane davvero ottima. Ha una stabilizzazione video ottima che la rende utilizzabile in qualsiasi situazione. Io l'ho testata mentre camminavo e anche mentre correvo per una discesina e vi posso assicurare che fa un ottimo lavoro. Parlando di lato fotografico, questa piccolina vi permetterà di fare fotografia fino a 20 megapixel e formati JPEG e RAW. L'unica cosa, quando sono andato a scattare, ho notato che io il file RAW non l'ho mai trovato nella cartella. Non so se ho sbagliato qualcosa io o questo JPEG più RAW si va a fondere, non lo so sinceramente, però le fotografie in sé non escono male. Secondo me sulle alte luci fa un po' fatica, tende leggermente a bruciacchiare la pelle, per esempio quando c'è tanta luce che ti punta addosso fa un pelino fatica, però in sé colori e qualità le mantiene molto bene. Per esempio nella fotografia che vi ho fatto passare, secondo me colorazione del bosco e comunque dei colori autunnali l'ha tenuti molto bene. Voi contate che qualsiasi cosa che vi sto mostrando non è modificata, è tutto quello che esce direttamente da questa action cam. Ora, come promesso, direi di passare alla nota dolente di questa action cam, che è la parte audio. Per quale motivo vi dico che è una nota dolente? Ora vi faccio sentire. Ho fatto 2 registrazioni, una con l'audio senza riduzione del rumore e una con la riduzione del rumore. Andiamo ad ascoltare prima quella senza riduzione del rumore e poi tiriamo un attimo una conclusione su quella. Qua proviamo un po' com'è quest'audio e com'è questo video di Akaso Brave 7. Vediamo un po' come funziona, vediamo anche la stabilità. Ora siamo a 4K a 25 fps
perché stiamo registrando il video PAL, quindi con qualità superiore. Vediamo un po' come si vede, vediamo la stabilizzazione. Intanto che stiamo camminando sono contro luce, ogni tanto ci troveremo un pochino all'ombra, vediamo un po' come lavora con le ombre e vediamo un po' davvero come gestisce il tutto. Considerazione di questa prima clip: secondo me l'audio non si sente malissimo, non si sente neanche benissimo secondo me. Hanno da fare ancora dei lavori. Ho notato però che con l'aggiornamento che avevo fatto è andato un po' a migliorare. Prima si sentiva nettamente più ovattato, adesso si sente leggermente meglio. Secondo me fa un po' fatica, tra virgolette, a dividere i suoni tra io che sono vicino a parlare e tipo quel soffiatore che era lontanissimo però sembrava proprio di fianco a me, e quindi fa un po' fatica a dividere i rumori. Poi siamo andati a fare una registrazione con la riduzione del rumore. Clip con riduzione del rumore del vento attiva, sentiamo un po' come si sente. Prima ho fatto un aggiornamento per migliorare, c'era scritto anche il file audio, perché si vede che c'era qualcuno che si lamentava, magari l'hanno un po' migliorato con aggiornamento software, anche se l'aggiornamento era molto leggero. In questa registrazione cosa si può sentire? Che diventa tutto molto più ovattato, la riduzione del rumore c'è, ma sembra che più che riduzione del rumore diventa una riduzione dell'audio in generale, perché secondo me alla fin fine, se io vado ad alzare il volume, l'audio della mia voce, il rumore del soffiatore che c'è sempre lontano è allo stesso livello, quindi in verità non ha ridotto il rumore attorno a me, ma ha ridotto l'audio in qualsiasi situazione. Ammetto, come vi ho detto prima, che dopo l'aggiornamento si sente nettamente meglio, perché prima dell'aggiornamento l'audio era bassissimo. Vi assicuro che quando andavo a sentire la clip video quasi non sentivo l'audio, dovevo andare a alzare al massimo e sicuramente in post produzione dovevo aumentare ancora di più l'audio. Vi parlo brevemente della batteria di questa piccolina, e qui un super punto a favore. Per quale motivo? La batteria ha una durata davvero lunghissima. Ho registrato per più di un'ora in 4K, rallenti, ho scattato le fotografie eccetera, e vi posso assicurare che la batteria sarà scesa del 20%, 25% massimo. Davvero non scende di nulla, ha un'ottima tenuta. Non so se magari anche perché in sé le prestazioni dello schermo e molto altro incidono, perché lo schermo ha una qualità un po' più bassa rispetto per esempio allo schermo della GoPro, però davvero signori ha un'ottima tenuta della batteria, vi durerà parecchio rispetto alla GoPro che in certi momenti dopo 50 minuti un'ora ce l'ho quasi tirata allo zero. Questa qua dopo un'ora ha un 70% di batteria, facciamo all'incirca. Si deve vedere se poi dopo il 50 c'è un calo drastico. Non sono arrivato a quel livello di batteria perché dopo un'ora comunque, come vi ripeto, non è scesa quasi di nulla. Mi hanno dato davvero una marea di oggetti con questa piccolina. Mi hanno dato per esempio fasce di tutti i generi da mettere sul petto, da mettere sul polso, da mettere in testa, attacchi per il casco, attacchi per il vetro della macchina, davvero una marea di roba. Mi hanno dato anche tipo un mini cavallettino, mi hanno dato un selfie stick, che quello non è per niente male, io non lo utilizzerei mai, però magari qualcuno se vuole fare una ripresa da un po' più lontano lo può andare a utilizzare, è davvero comodo. E in più quel selfie stick, che adesso vi mostro subito, vi dà la possibilità di andare a svitare qua sotto dentro la staffa e andarlo a appoggiare dove si vuole. Adesso io non lo apro tutto perché non ho voglia poi dopo di richiuderlo, ma vi faccio vedere che all'interno della staffa è presente questo cavallettino. Vi assicuro che all'inizio non me ne sono accorto, però posso dire che questa cosa dentro qua, quindi ti riduce notevolmente lo spazio, è davvero comoda. Per quale motivo? Sei da solo che ti vuoi registrare, io apro il mio selfie stick, lo piazzo qua sopra e signori, qui abbiamo un piccolo cavalletto. Questa parte naturalmente si può andare ad allungare ancora, quindi l'altezza diciamo che diventa considerevole, e quindi non è per niente male questo selfie stick. Magari l'unica pecca è un po' il materiale, perché è tutto plasticoso e vi assicuro che se arriva a pesare 30 grammi è un miracolo. Penso di aver detto tutto sulle cose che potrebbero interessare al 90% delle persone. Quanto costa questa Action Cam? Questa Action Cam costa, ora che è in sconto, 149 euro. 149 euro, capite, per quello che vi dà è davvero tanta roba. La qualità video, la qualità foto non sarà il top come una GoPro, ma parliamo di un Action Cam di 300 euro in meno, cioè quindi possiamo capire anche la motivazione per cui le prestazioni non saranno allo stesso livello. In più, se volete avere tutti gli accessori che mi hanno spedito a me, con soli 30 euro in più avrete tutti quegli accessori che vi torneranno utili in qualsiasi situazione, tra ganci, fasce e molto altro. Vi assicuro che 30 euro in più non sono per niente male. Considerate che dentro a me nel pacco mi hanno dato anche una batteria in più e una micro SD da 64 giga. Questa Action
Action cam alla fine la consiglio per chi non ha un budget troppo alto ma vuole avere comunque appunto un action cam da portarsi sempre dietro con un prezzo davvero basso e che vi permetterà comunque di tirar fuori qualche soddisfazione. Sotto in descrizione vi lascio il loro sito, al suo interno troverete sicuramente altre action cam anche di fascia più bassa di prezzo, o se no ce n'è una che è leggermente più prestante con un prezzo leggermente più alto. Spero che il video vi sia piaciuto, che sia stato di vostro interesse e utile anche se qualcuno magari era intenzionato ad acquistare un action cam senza spendere troppi soldi. Fatemelo sapere con un bel like, un'iscrizione e ci vediamo direttamente domenica prossima con un nuovo video. Ciao ragazzi!